Chi vince lo scudetto 2022-2023? Secondo l'algoritmo. Aggiornamento per la ripartenza di questo campionato. Torna il campionato, torna la Serie A finalmente, l'abbiamo attesa per quasi 2 mesi e quindi è di nuovo il momento per confrontarci, fare un punto della situazione su quello che possiamo aspettarci in vista della seconda parte di questa stagione. Amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Come di consueto al termine poi di questo episodio troverete anche un aggiornamento con altre importanti notizie riguardanti l'Inter e il mercato e non solo. Subito però vi chiedo un bel mi piace al nostro contenuto di oggi e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi subito al canale, è totalmente gratis a differenza di DAZN che continua ad aumentare i prezzi. Andiamo velocissimi però, come detto, parliamo di campionato e a che punto siamo, da dove si riparte, o meglio, in questa seconda parte di stagione, da questa classifica che condivido per chi ci segue da YouTube, la leggo per chi ci ascolta anche in podcast. Il Napoli guida la classifica con 41 punti in vista di questa 16ª giornata di campionato che metterà di fronte la nostra Inter proprio al Napoli capolista di Luciano Spalletti. Il Milan a quota 33 al secondo posto, seguito dalla Juventus a 31, la Lazio a quota 30, così come l'Inter lo stesso a 30 punti, poi l'Atalanta a 27 come la Roma, Udinese, Torino, Fiorentina, via via tutte le altre. Ci concentriamo ovviamente su questa zona più in alto, che è quella che ci interessa e ci riguarda più da vicino e dove ovviamente dobbiamo continuare a scalare posizioni. Quindi si riparte da qui. Inter-Napoli, 16ª giornata, noi saremo live ovviamente con la preview e tutta la live reaction. Domanda che vi faccio subito, aspetto i vostri commenti. Partita già decisiva per lo scudetto o almeno per le ambizioni da scudetto dell'Inter, sì o no? Siamo al dentro o fuori per lo scudetto oppure no? Lo chiedo a voi, aspetto poi ovviamente i vostri commenti. Andiamo invece appunto alle previsioni di questo algoritmo 538. Chi ci segue da tempo ormai lo conosce, lo abbiamo utilizzato spesso per poter fare anche le nostre analisi. Velocemente, come funziona l'algoritmo? Lo ricordiamo per chi non lo ricorda o per chi magari ci segue e vede questo tipo o ascolta questo tipo di contenuto per la prima volta. Trovate tutta la spiegazione sul sito 538, ovviamente, c'è tutta la spiegazione di come funziona questo algoritmo. Ve lo semplifico molto dandovi i passaggi principali. Allora, tutto si basa sul Soccer Power Index, un indice di forza, noi lo riassumiamo così, che viene assegnato a ciascun club. Tra l'altro, l'Inter al momento occupa a livello mondiale il 13° posto del Soccer Power Index, secondo questo portale di analisi che abbiamo preso come riferimento. E questo indice di forza viene calcolato sulla base di tanti elementi, tra cui il valore dei calciatori rosa, quindi il valore della rosa, l'allenatore, i risultati che ovviamente incidono anche sull'evoluzione di questo rating, nel senso che se l'Udinese, ad esempio, in questa prima parte di stagione è partita fortissimo, è inevitabile che in quel ciclo di vittorie che ha ottenuto, le previsioni che erano state fatte ad inizio anno per una squadra che partiva con altre ambizioni rispetto a quelle che ad un certo punto si erano fatte largo per l'Udinese che continuava a vincere, erano inevitabilmente cambiate e quindi non era una partenza prevedibile, quindi anche i risultati ovviamente incidono poi nel corso della stagione sul anche la revisione dell'indice di forza. Comunque sulla base di questo indice di forza si vanno a simulare per migliaia di volte le partite dell'anno e nel simulare le partite poi si tengono in considerazione anche altre variabili come il fattore campo, le rivalità, eccetera, eccetera. Una volta fatte tutte queste simulazioni si calcola poi il risultato delle simulazioni, per cui si fa un conteggio e ogni 100 simulazioni si va a vedere quante volte si è verificato, ad esempio, l'evento Inter che vince lo scudetto, oppure ogni 100 simulazioni quante volte si è verificato l'evento Napoli che vince lo scudetto e così via per ogni altro evento, fino ad ottenere poi il risultato che ci interessa, che è quello che vado a condividervi in questo momento, sempre per chi ci segue da YouTube, ma ripeto, lo leggo per chi ci ascolta in podcast. Ad inizio stagione eravamo partiti da una previsione scudetto o comunque una previsione che vedeva
l'Inter come la squadra che più volte ogni 100 simulazioni risultava vincitrice dello scudetto. Quindi l'Inter ad inizio stagione, l'evento Inter vincente si verificava 36 volte su 100 come appunto come simulazioni ad inizio anno. Seguiva poi il Milan con 17, quindi il Napoli con 12, poi l'Atalanta, la Roma, la Lazio, addirittura la Juventus con il 5% era vista dietro a molte squadre in proiezione in questa stagione. Poi i risultati la prima parte di stagione inevitabilmente hanno fatto cambiare le cose, perché l'Inter rispetto alle previsioni ha perso dei punti che non ci si poteva aspettare magari ad inizio stagione, il Napoli invece sicuramente ha fatto qualcosa di molto più importante rispetto a quello che si poteva prevedere, quindi l'algoritmo non prevede il futuro, ma appunto tramite dei modelli aritmetici e statistici cerca di individuare le tendenze. E il risultato, in questo momento con l'aggiornamento porta la Juventus intanto che è scesa al 3% scavalcando però, varie squadre come Lazio e Roma. Il Milan, rimane attorno al quota 12% come evento vincente lo scudetto al termine della stagione. L'Inter è scesa al 13%. L'evento Inter vincente, scudetto è sceso al 13% rispetto al 36 appunto di cui parlavamo ad inizio stagione. È radicalmente cambiato invece il valore del Napoli che sale fino addirittura a quota 68%. Quindi ad oggi alle porte della 16ª giornata del campionato che vedrà Inter e Napoli affrontarsi, il Napoli risulta nelle varie simulazioni vincente per 68 volte ogni 100 simulazioni sostanzialmente. E quindi il Napoli ha accumulato un vantaggio che secondo le statistiche difficilmente potrà disperdere, dovrebbe fare qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario, in negativo ovviamente, per mangiarsi questo vantaggio ottenuto. Quindi la situazione ad oggi è questa. Io la mia previsione tra l'altro sulle prospettive del campionato l'ho già fatta, voglio sapere anche da voi che cosa ne pensate, se ritenete affidabili questa previsione, se siete d'accordo anche con queste percentuali e quanto Inter Napoli può cambiarle. Lo aspetto nei commenti. Io ho già fatto un contenuto, come dicevo, dove facevo le mie profezie per il 2023, ve lo lascio linkato così potete recuperarlo. E poi ovviamente vedremo l'aggiornamento post Inter Napoli, sperando di ottenere un buon risultato per cambiare appunto anche questi numeri. Andando poi però alle notizie, prima di salutarvi, si è fermato Brozovic, purtroppo è arrivato un comunicato ufficiale nelle scorse ore che non è molto incoraggiante, nel senso che, ci avviciniamo ad una fase molto importante del nostro campionato, dove giocheremo di fatto ogni 3 giorni. Brozovic sarà fermo per questo problema muscolare, al polpaccio sostanzialmente sinistro, starà fermo del tutto circa 3 o 4 giorni, dopodiché ricomincerà a riprendere il lavoro. Ad oggi possiamo dire che l'obiettivo sembra quello di tornare in campo, saltare il Monza, saltare quindi prima il Napoli, il Monza sabato, la Coppa Italia poi contro il Parma la prossima settimana e mettere nel mirino poi la gara contro il Verona, Inter Verona, in ottica soprattutto di un ritorno poi nella Supercoppa italiana il 18 gennaio prossimo contro il Milan in Arabia Saudita. Niente Napoli dunque, per cui al momento possiamo disegnare una probabile formazione dell'Inter per Inter Napoli con Onana in porta, Skriniar, Acerbi e Bastoni a comporre la difesa. A me, visto che davanti ci sarà Osimhen, non sarebbe dispiaciuto ipotizzare anche uno Skriniar che scala al centro con Darmian, anche rivisitato lì a destra, dove ha già fatto vedere cose interessanti. Al momento comunque sembra che si vada verso Skriniar, Acerbi e Bastoni. Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco, questo è il centrocampo con scelte quasi obbligate, potremmo dire. In attacco Lautaro Martinez scalpita, sta cercando in ogni modo di mettere in difficoltà mister Simone Inzaghi, ma anche dalle ultime dichiarazioni del mister in conferenza sembra più probabile vedere la coppia Lukaku-Dzeko in questa gara almeno dal primo minuto. In chiusura poi occhio alle vicende di mercato, perché il Chelsea sta acquistando in questo affare veramente clamoroso Enzo Fernandez dal Benfica, costato circa 14-15 milioni di euro un anno fa. Oggi il Benfica lo sta rivendendo al Chelsea per 127 milioni di euro. E questa notizia ha un doppio effetto secondo me sull'Inter. Da un lato dubito che il Chelsea possa spendere subito altri 50-60 milioni di euro, quelli che vorrebbe l'Inter per Denzel Dumfries nel mercato di gennaio. Quindi il discorso credo che possa
possa definirsi ormai rimandato alla prossima estate, ma sicuramente da tener d'occhio perché il canale, come dicevamo anche nelle scorse ore, è piuttosto aperto. Dall'altro lato, il Benfica per sostituire Enzo Fernandez dovrebbe andare, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, su Alcaraz, centrocampista del Racing Club di Avellaneda, anche lui un obiettivo molto importante dell'Inter che li sta monitorando molto concretamente. Sarebbe un peccato sicuramente farselo sfuggire, tra l'altro l'Inter aveva già cercato, lo aveva detto lo stesso Zanetti, Enzo Fernandez prima che poi andasse al Benfica, però ecco il Benfica stesso appunto tra la cessione di Enzo, Joao Felix e Darwin Nunez in meno di 3 anni ha incassato più di 300 milioni di euro, quindi hanno tantissimi soldi da investire e hanno messo negli occhi hanno messo appunto gli occhi su questo gioiello. L'Inter dall'altro lato però, come vi dicevo più di un mese fa ormai, sta continuando a lavorare molto concretamente alla ricerca di un centrocampista giovane ed internazionale per giugno, quindi qualcosa immagino si muoverà. Con questo per il momento direi che è tutto. Vi ricordo l'avvicinamento a Inter-Napoli con la nostra live preview dalle 12 alle 13 nel giorno della partita. Ogni giorno poi siamo live alle 19:30 ovviamente per tutte le notizie. Poi, per Inter-Napoli torna la maratona live reaction 1 ora e 15 minuti prima del fischio iniziale, quindi alle 19:30 per seguire insieme la partita, per tifare Inter insieme. Se volete tifare Inter ancora di più e sostenere il nostro progetto, se vi piace quello che facciamo su Passione Inter, fatemi sapere nei commenti intanto se vi piace questo format in cui attorno al tema centrale aggiungiamo anche altre notizie. Dateci sempre dei feedback su questi nuovi format che lanciamo e se vi piacciono i nostri contenuti vi aspettiamo su passioneinter.club per sostenere il nostro progetto. Come dicevo poi, per chi ci ascolta in podcast, in descrizione trovate il link al mio contenuto con le profezie in vista del 2023. Se ci seguite da YouTube vi basta cliccare proprio qui.